Shining è molto più di un semplice film, è un'esplorazione psichica, un viaggio nei meandri della mente umana, del trauma e della follia. Uno degli elementi visivi e concettuali più potenti che attraversano la storia è quello del labirinto, inteso sia come spazio fisico che come struttura mentale. Attraverso l'Overlook Hotel siamo condotti in un universo ambiguo, pieno di stanze, di specchi, di geometrie impossibili, in cui i confini fra passato e presente e fra realtà e allucinazione diventano difficilmente tracciabili. In questa prima parte del video vorrei concentrarmi sulla doppia valenza del labirinto in Shining, sia come metafora psichica che come costruzione spaziale, mettendo in evidenza le strategie visuali e narrative con cui Kubrick crea questa connessione e come da queste strategie nasca uno dei più grandi horror della storia del cinema. Il labirinto è un elemento figurativo antico, presente in miti, religioni, rituali e opere d'arte. Si può dire che in ogni epoca e in ogni cultura il labirinto abbia trovato una risonanza. La sua forza simbolica risiede nella sua ambivalenza. È allo stesso tempo ostacolo e via d'accesso, disorientamento e ordine geometrico, perdita dei riferimenti e possibilità di rinascita. Il labirinto non è solo uno spazio fisico, ma un modello mentale, una mappa del percorso dell'individuo verso la conoscenza. Questo dualismo di significato è cruciale. Il labirinto è una trappola, ma è anche una prova necessaria per sconfiggere una minaccia. Pensiamo al mito di Teseo e del Minotauro. Allo stesso modo, l'uscita dal labirinto corrisponde a una rivelazione, alla conquista di una nuova identità. La sua struttura, spesso circolare o spiraliforme, richiama un movimento di discesa e di risalita, come nella Divina Commedia di Dante, per esempio, dove il percorso del poeta ha una struttura che riflette la discesa nel peccato e la risalita verso la purificazione. Nel mondo cristiano e medievale il labirinto ha infatti una connotazione spirituale, è un luogo di smarrimento ma anche un percorso simbolico verso la salvezza. I labirinti delle cattedrali gotiche non sono pensati per perdersi, ma per essere percorsi in meditazione. Il centro del labirinto rappresenta Dio o la verità assoluta. Nel XX secolo il labirinto assume nuove valenze. La modernità trasforma il labirinto in un simbolo di alienazione, di disorientamento esistenziale e dell'impossibilità di raggiungere una verità univoca. Nei racconti di Kafka, di Borges, di Rob Grier, il labirinto è lo spazio dell'assurdo, dell'indecidibile, dove ogni bivio conduce a un'altra scelta e ogni centro si rivela illusorio. Pensiamo al Giardino dei sentieri che si biforcano di Borges. Il labirinto è un libro infinito, la riproduzione in scala del tempo e dell'universo, ma anche il riflesso della mente umana. Negli stessi decenni la psicanalisi e poi le neuroscienze svelano via via le complessità dell'inconscio, individuale e collettivo. Realizzando questo film, Stanley Kubrick, con l'aiuto della scrittrice Diane Johnson, si inserisce in questa tradizione moderna del labirinto, reinterpretando l'horror psicologico del romanzo in maniera assolutamente originale. In Shining non c'è una prova da superare né un mistero da scoprire, non c'è una soluzione univoca alla fine del film. Al contrario, ogni fase del racconto sembra carica di un eco del passato, di un'allucinazione, di un trauma. La narrazione non porta alla liberazione ma alla ripetizione. Il tempo stesso è labirintico. I personaggi sembrano condannati a rivivere le stesse dinamiche, gli stessi traumi che hanno vissuto i fantasmi che abitano l'hotel. Il labirinto dunque è uno schema usato per esprimere l'ossessione, il trauma, la follia. È una forma chiusa, apparentemente razionale, ma che nasconde un caos interno. In Shining il labirinto si manifesta a vari livelli: fisico, mentale, narrativo, visivo. Ogni livello rafforza l'altro, creando una rete di significati interconnessi. Come ho detto, il film di Kubrick è tratto dal romanzo di Stephen King del 1977, ma lo trasforma radicalmente, tanto che lo scrittore espresse la sua insoddisfazione per questo adattamento e anni dopo volle riadattare personalmente il libro per la TV. Uno degli elementi visivi che non sono presenti nel romanzo, ma che vengono creati per il film, è proprio il labirinto.
Mentre nel romanzo il tema del labirinto è implicito e centrato sul dramma interiore del protagonista, Kubrick lo rende esplicito, visivo, strutturale, fino a farlo diventare l'architettura stessa della narrazione e dello spazio della scena. L'Overlook Hotel del romanzo è un luogo inquietante, infestato da presenze maligne e dominato da una storia di violenza, ma con una geometria relativamente ordinaria. Il vero labirinto nel testo letterario è quello interiore, la discesa di Jack Torrance nella follia, alimentata dall'alcolismo, dalla frustrazione creativa e dalla relazione problematica con la moglie e con il figlio. Il dramma è quindi soprattutto umano e psicologico. Jack è un uomo combattuto, vittima della propria incapacità e della pressione dell'ambiente. La possibilità di redimersi è ancora presente nel romanzo anche se alla fine fallisce. Lo stesso Stephen King ha affermato che il cuore del libro è la lenta distruzione di un uomo e di una famiglia a causa delle forze oscure, interne ed esterne, che lo consumano. Kubrick prende questo impianto e lo trasforma completamente. E Jack Torrance, interpretato da Nicholson, non è tanto un uomo in lotta con se stesso quanto una figura già compromessa, ambigua fin dal principio. Il film non è una parabola tragica, ma una spirale claustrofobica che si avvita su se stessa. Kubrick rimuove molti degli elementi soprannaturali espliciti del libro e li sostituisce con una tensione visiva più sottile e più ambigua. I fantasmi ci sono e sono ben reali, ma il male, più che una forza esterna, diventa intrinseco ai personaggi che entrano nello spazio dell'hotel. Il cambiamento più significativo sul piano simbolico, come abbiamo visto, è l'introduzione del labirinto di Siepi, assente nel libro, che qui invece è uno spazio fisico reale, un luogo visibile, concreto, che assume una valenza metaforica. È l'immagine esterna del dramma mentale che si sta svolgendo dentro l'hotel e dentro Jack. A questo labirinto esterno corrisponde un labirinto interno, l'hotel vero e proprio. La struttura dell'Overlook è impossibile, ci sono stanze che non possono esistere nella disposizione mostrata, finestre che si aprono su pareti interne, corridoi che si biforcano senza logica e così via. Questa incoerenza architettonica, che è stata studiata a fondo, non è un errore ma una scelta precisa. Kubrick costruisce un edificio che non può esistere, un labirinto spaziale che in modo subliminale disorienta lo spettatore e spezza ogni logica realistica. Anche il linguaggio delle immagini cambia radicalmente. Mentre Stephen King costruisce la tensione attraverso l'introspezione psicologica e la progressione narrativa, Kubrick affida gran parte del lavoro all'immagine. Simmetrie, lunghi piani sequenza, movimenti di macchine ipnotici. Il famoso uso della Steadicam, celebrato all'epoca, permette allo spettatore di fluttuare nei corridoi dell'hotel come se fosse lui stesso un fantasma. Questo movimento incessante rafforza l'identificazione tra spazio e mente, tra movimento e pensiero, tra visione e possessione. In altri termini, Kubrick prende la metafora psicologica del romanzo e la visualizza nello spazio stesso del film. Il labirinto non è più solo una condizione mentale, ma una forma visibile, architettonica e cinematografica. In questa trasposizione, Shining non è solo un film dell'orrore, ma un'esperienza mentale, un viaggio freudiano dentro l'inconscio. La struttura narrativa di Shining, come ho detto, è labirintica. Non si tratta solo della rappresentazione visiva di corridoi infiniti e geometrie impossibili, ma il film intero nel suo svolgimento temporale e narrativo si comporta come un labirinto. Kubrick dissemina la narrazione di ambiguità, di dettagli apparentemente insignificanti che si trasformano in presagi e di una deliberata sovrapposizione tra la realtà oggettiva e le allucinazioni dei personaggi. Lo spettatore è chiamato a orientarsi in una storia che procede per ripetizioni, deviazioni, simmetrie che sfuggono alla normale dinamica causa-effetto. La progressione logica viene infranta e la narrazione sembra condurre non verso una risoluzione, ma al disorientamento dello spettatore, in una deriva inarrestabile. Fin dall'inizio la storia ci introduce in un paesaggio che è di per sé un labirinto. Il film si apre con una lunga sequenza aerea che segue l'auto di Jack Torrance verso l'Overlook Hotel lungo una strada di montagna. Già da qui si stabilisce il principio dell'isolamento, con la macchina da presa che osserva dall'alto, come se lo spettatore
venisse condotto dentro un sistema chiuso, isolato, un universo nei cui meandri è facile perdersi. Le tappe narrative che seguono, il colloquio di lavoro, l'arrivo dell'inverno, la progressiva separazione tra i membri della famiglia, le apparizioni, eccetera, si sviluppano secondo una logica a spirale, più che lineare. Quando poco dopo ritorniamo sulle stesse strade con l'intera famiglia Torrance, il dialogo che sembra inizialmente banale volge subito verso il racconto macabro della spedizione Donner, di una lotta per la sopravvivenza in un ambiente estremo in cui emergono la violenza ancestrale e i lati più oscuri e crudeli degli esseri umani. Gli stessi ambienti vengono visti più volte, ma ogni volta assumono una luce diversa. La ripetizione delle inquadrature rafforza questa impressione di trovarsi in una struttura in cui ogni ambiente, ogni oggetto abbia una vita propria che tende a influire sui personaggi. Un ruolo centrale in questa struttura lo gioca la scansione temporale, ma di questo parlerò nella seconda parte del video. Al centro della narrazione vi è una perdita di identità. Il protagonista segue un arco di trasformazione radicale. Il passaggio di Jack dalla normalità alla follia non è graduale né spiegabile in termini psicologici classici. Jack sembra dall'inizio già abitato dal male. Il suo volto luciferino, le sue espressioni, i suoi comportamenti appaiono stranianti fin dalle primissime scene. Kubrick lo isola, lo incapsula dentro una sequenza di inquadrature che lo separano dagli altri personaggi e lo avvicinano progressivamente alle presenze dell'hotel. I fantasmi, la stanza 237, la festa anni 20 nel salone. La scena in cui capiamo che la condizione mentale di Jack è gravemente compromessa è quando lo vediamo alla macchina da scrivere, incapace di sopportare la presenza della moglie. Jack mostra l'emergere di una violenza latente, amplificata dall'isolamento nell'hotel. La base dell'estetica e del simbolismo di Shining è la sovrapposizione tra spazio fisico e spazio mentale. L'Overlook Hotel non è solo un edificio, ma una vera e propria rappresentazione visiva della mente, in particolare della mente disturbata e alienata. La sua architettura impossibile, le geometrie illogiche, l'atmosfera fuori dal tempo ne fanno quella che si potrebbe definire una psicotopografia, una cartografia dell'inconscio, in cui i luoghi sono proiezioni dei traumi, delle paure e delle ossessioni dei personaggi. Kubrick trasforma l'Overlook Hotel in un labirinto psichico, un luogo che sembra logico a prima vista ma che si contraddice davanti ai nostri occhi. Questa illogicità spaziale riflette lo stato mentale di Jack Torrance. Con il progredire del film, Jack sembra perdersi dentro l'hotel così come si perde nella propria psiche. I fantasmi diventano tutt'uno con la sua frustrazione, il suo senso di colpa, il suo desiderio di liberarsi della famiglia. L'esempio più emblematico è la famosa stanza 237, luogo proibito, chiuso, che nasconde una verità ambigua, erotica e orrorifica. È la camera blindata della psiche, dove si annidano i fantasmi della sessualità, della morte, della violenza rimossa. La Gold Room, la sala da ballo dove Jack incontra il barista Lloyd e poi il cameriere Grady, è uno di questi luoghi in cui spazio fisico e spazio mentale vanno a sovrapporsi. Analizziamo la scena in cui Jack incontra il cameriere, che è la reincarnazione del custode omicida. La scena è girata come se si trattasse di un trasferimento di coscienza dal passato al presente. La macchina da presa inquadra i due personaggi invertendo continuamente la posizione. C'è una specularità delle immagini. Il cameriere, che all'inizio esprime deferenza, viene via via ad assumere un atteggiamento sempre più freddo e manipolatore fino a dominare Jack. Grady non è solo un fantasma, è il custode dell'ordine interno dell'hotel. Jack viene condotto a risvegliare una parte di sé, quella che vive di violenza e di regressione. Quando Grady dice «è sempre stato lei il custode», avviene un passaggio di consegna, il passaggio definitivo di Jack alla dimensione della follia omicida. L'hotel diventa quindi un coacervo di violenze che sono legate a traumi psichici. Danny, attraverso lo Shining, percepisce questo passato traumatico. Le sue visioni non sono solo premonizioni, ma accessi a un insieme di memorie collettive, come se l'Overlook fosse un cervello esteso, una rete di memorie
infestata da immagini residue di dolore e di violenza. D'altronde noi sappiamo dal racconto che Danny ha subito abusi dal padre. Le sue visioni nascono anche dal vissuto violento di una famiglia in cui il padre vede la moglie e il figlio come un ostacolo alla propria realizzazione. L'Overlook, dunque, è un'architettura trasformata in personaggio, un organismo vivo che riflette, ingloba e fagocita la psiche dei suoi ospiti. Non c'è distinzione tra spazio e trauma, ogni inquadratura, ogni stanza, ogni dettaglio rafforza la somiglianza tra l'hotel e la mente malata. In questo senso, Shining non è solo un film ambientato in un hotel infestato da fantasmi, ma una rappresentazione spaziale della follia. È un labirinto in cui ogni svolta conduce non ad un'uscita, ma ad una perdita dell'orientamento. La simmetria nel cinema di Stanley Kubrick ha un significato metaforico, oltre che estetico. In tutti i suoi film la simmetria è il linguaggio geometrico del controllo e dell'illusione di equilibrio, ma che sotto la superficie rivela una tensione psicologica. Uno degli elementi visivi più affascinanti di Shining è infatti l'uso ripetuto delle inquadrature simmetriche, dei riflessi e del tema del doppio, che non servono solo a costruire un equilibrio, ma sono parte integrante del tema del labirinto e dell'identità frammentata. La simmetria è ciò che struttura l'intero hotel. I corridoi si biforcano in direzioni multiple e simmetriche. I tappeti e i parati presentano motivi geometrici ripetuti. Il tappeto esagonale su cui Danny gioca con le sue macchinine, per esempio, è una perfetta rappresentazione di questa estetica. Un motivo chiuso, ciclico, che rimanda a un alveare o ai meandri della corteccia cerebrale. Moltissime inquadrature del film sono perfettamente centrate, con il soggetto al centro e gli spazi architettonici distribuiti in modo speculare. In questo ordine apparente, in questa perfezione geometrica, si inserisce l'uso dell'obiettivo grandangolare, che annulla l'armonia visiva, introducendo una distorsione percettiva. Questa dilatazione della profondità di campo, infatti, genera un meccanismo claustrofobico. Lo spazio si amplifica, si distorce, isola le figure e porta noi spettatori a concentrarci su di esse. In questo modo non lascia vie di fuga allo sguardo, incornicia i personaggi in un quadro rigido e invalicabile. È una tecnica ipnotica e soffocante. In questo schema rientra l'apparizione delle gemelle Grady, in piedi al centro dell'immagine, vestite in modo identico, perfettamente simmetriche, con gli occhi rivolti allo spettatore. La loro presenza è disturbante non solo per il loro aspetto spettrale, ma perché lo schema visivo in cui sono inserite è qualcosa di distorto e minaccioso. Le gemelle sono un doppio, non sono solo due sorelle, sono una ripetizione, una duplicazione congelata nel tempo. Il doppio qui non genera varietà o ricchezza, ma blocco, ripetizione, minaccia, sono due ma in realtà agiscono come una sola cosa. Il tema del doppio si ritrova in tutto il film, come per Danny e Tony, il suo amico immaginario. Tony è la voce interiore, una difesa psicologica che si attiva nei momenti di pericolo. Quando Danny parla con Tony vive una dissociazione psichica. È una difesa tipica nei vissuti traumatici di figli di genitori violenti o alcolisti. Poi c'è il doppio Jack Torrance, diviso fra due identità in lotta fra loro e sdoppiato anche temporalmente fra il presente e il passato dell'hotel, una divisione che, come vedremo, trova la sua sintesi nell'ultima inquadratura. Anche i riflessi visivi sono centrali in questa logica del doppio. Specchi, superfici lucide che vengono usate per inquadrature che riflettono i volti. Naturalmente una delle scene più emblematiche in questo senso è quando Danny scrive la parola murder vista come allo specchio. Questa scena non è solo un presagio, ma è un vertice del tema del doppio e della percezione distorta che permea il film. Lo specchio rivela il pericolo attraverso la premonizione della follia omicida di Jack. Lo Shining amplifica e nello stesso tempo comunica la violenza latente nella mente umana. Kubrick moltiplica le immagini, crea una vertigine prospettica. Il labirinto di siepi fuori dall'hotel è replicato internamente con un altro labirinto, la maquette in miniatura situata nella hall.
Di nuovo un riflesso, una riduzione simbolica della prigione mentale in cui si trova Jack. Quando il modellino osservato si trasforma nell'immagine reale di Danny e Wendy nel labirinto, il film raggiunge una vertigine visiva. Il micro diventa macro e la nostra percezione si carica di smarrimento e stupore. La celebre visione del sangue che invade l'atrio è una immagine entrata nella storia del cinema. L'irrazionale irrompe nella realtà portando il caos laddove c'era un'apparente tranquillità. In Shining, riassumendo, la geometria è follia, la simmetria non è garanzia di ordine, ma l'indizio di un mondo opprimente, claustrofobico. I riflessi non rivelano verità, ma moltiplicano i fantasmi. Il doppio non è l'altro da sé, ma l'io che si sdoppia, si perde, si frantuma. Kubrick costruisce una macchina ottica e simbolica che replica la mente nei suoi meccanismi più profondi e più disturbanti. La violenza che riaffiora, l'identità che vacilla, il trauma che rivive nel presente.